Buongiorno a tutti, sono Andrea Valentinetti, lo chef proprietario del ristorante Radici in Padova. Oggi siamo nella mia cucina e andremo a presentare una panna cotta al cioccolato bianco yogurt, mirtillo, pepe e menta. Il corretto sviluppo della nostra panna cotta consiste nel cominciare intanto con l'inserto ai mirtilli, proseguire con il gel al mirtillo, la gelatina ai lamponi, il crumble, il pan di spagna alle erbe e per finire faremo la panna cotta. Prima una gelatina ai lamponi, in questo caso purè di lampone, zucchero e agar agar. Andiamo a scaldare sull'induzione il nostro pentolino con la gelatina di lamponi. Appena la gelatina di lamponi sarà leggermente calda, andremo ad aggiungere lo zucchero e l'agar agar. Faremo bollire all'incirca 30 secondi, dopodiché metteremo nel colino a pistone e andremo a versare nel nostro stampo. Tutto questo serve per far attivare l'agar agar, che è un gelificante che quindi ci permetterà di rendere la nostra gelatina di lamponi interessante come texture. Andiamo adesso a colare la nostra gelatina dei lamponi all'interno dello stampo. Molto delicatamente andiamo a premere il nostro colino per 3-4 secondi, arriviamo al bordo e poi stoppiamo. L'importante ora è lasciarle raffreddare a temperatura ambiente per circa un quarto d'ora, 20 minuti, in modo che la nostra gelatina andrà a gelificare e poi posizionarli in frigo prima dell'utilizzo. Passiamo poi all'inserto della nostra panna cotta, dove abbiamo dei mirtilli selvatici, del succo di limone, zucchero, pectina. Tenere il fuoco ad una media intensità, non eccessiva. Andiamo ad aggiungere lo zucchero e la pectina direttamente sul nostro prodotto. Sempre mescolare leggermente, non eccessivamente, in modo da far andare a sciogliere lo zucchero. È importantissimo in questo caso cuocere la frutta perché la frutta, leggermente scaldandola, poi all'interno delle nostre mousse non avrà più una percentuale di acqua, che quindi farà sì che la nostra frutta non risulterà congelata all'interno dei dolci. Sobbolle, aggiungiamo in questo caso succo di limone perché ci darà quella punta di acidità che esalterà il gusto del mirtillo selvatico. Ci aiutiamo con un cucchiaio, andiamo a inserirla all'interno di uno stampo. Vedete come anche la consistenza è leggermente liquida, ma allo stesso tempo vedete il mirtillo. Mi raccomando anche a casa di fare questo piccolo gesto, quindi di andare a sbattere leggermente lo stampo per prevenire la formazione di bolle d'aria. Fatti tutti i passaggi per realizzare il nostro inserto a mirtillo, manca solo un'ultima cosa: posizionare il nostro stampo in abbattitore, oppure se non ce l'avete anche in congelatore, va bene lo stesso. Proseguiamo nelle nostre preparazioni con il gel di mirtillo, dove abbiamo purè di mirtillo, zucchero e agar agar. Mettiamo a scaldare la purè di mirtillo, andiamo ad aggiungere lo zucchero e agar agar, sempre combinate anche queste. Andiamo a mescolare, adesso andremo a bollore, fondamentale 1 minuto. Il nostro prodotto ha bollito, adesso non ci rimane altro che lasciarlo raffreddare, cambiando contenitore in modo da far abbassare più velocemente la temperatura, non avete bisogno di utilizzare il frigo. Una volta raffreddato, un semplice gesto, mini pinner, un goccio d'acqua se serve, se fosse troppo dura. Dopo lo metterete in una sac à poche usa e getta e avete questa splendida decorazione, questo splendido gel di mirtillo che ci servirà nella parte finale del piatto. Per realizzare il crumble, in questo caso avremo bisogno di burro a cubetti, zucchero, farina frolla, farina di mandorle, pepe di Sichuan grattugiato. Andiamo a prendere le nostre parti secche, le andiamo a inserire all'interno di un cutter. A casa, se non avete il cutter, va benissimo anche una planetaria. Andiamo a versare tutti i nostri componenti all'interno del cutter, daremo una prima mescolata tutte insieme, è fondamentale per uniformare tutti gli ingredienti, una decina, ventina di secondi, tanto per uniformare. Andiamo a inserire ora il burro, è fondamentale che il burro sia freddo, tagliato a cubetti, quindi anche da congelatore, perché sennò si andrebbe a impastare troppo velocemente. Invece che creare un crumble, quindi un aspetto terroso, andreste a creare una frolla. Si fa girare sempre delicatamente, ogni tot secondi si stoppa e si guarda. Vedete già come comincia a prendere un effetto terroso. Adesso andiamo a mettere il crumble su una teglia. In questo caso è importantissimo avere un tappetino forato Air Mat, perché ci permetterà di cuocere il nostro prodotto in maniera uniforme, in modo che l'aria vada anche sotto la teglia e ci permetta di avere una cottura uniforme. Ultimi passaggi: abbattitore
per circa un quarto d'ora, 20 minuti, in modo che il burro diventi solido, duro, e dopodiché in forno 160 gradi, un quarto d'ora, 20 minuti. Una volta che il nostro prodotto risulterà secco, il prodotto è pronto. Conservatelo, mi raccomando, in una confezione ermetica. Se per caso il nostro prodotto dovesse inumidirsi, niente paura. 100 gradi, 20 minuti e il prodotto torna come nuovo. Passiamo ora alla namelacca cioccolato bianco e yogurt. Avremo bisogno del latte glucosio, cioccolato bianco, dello yogurt in polvere, gelatina e infine della panna liquida. In una caraffa andiamo a versare il latte e il glucosio, poi andiamo a scaldare il nostro prodotto in microonde. Una ventina di secondi bastano. Il nostro prodotto deve sobbollire, quindi deve scaldarsi, perché poi andremo ad aggiungere la gelatina, lo yogurt e lo yogurt in polvere. Il nostro prodotto ha bollito, il primo passaggio è aggiungere la gelatina. Lasciamo un attimo che prenda temperatura. Facciamo sciogliere bene la gelatina. Andiamo ad aggiungere il cioccolato bianco. Quando inserite del cioccolato all'interno del liquido, lasciate sempre una ventina, 30 secondi in modo che si vada a sciogliere. Non abbiate sempre la fretta di frullare, che non serve. È fondamentale che la vostra namelacca sia lucida e liscia. È molto importante. Prossimo passaggio, andremo a versare lo yogurt in polvere e adesso andremo a frullare per poi aggiungere a filo la panna. Fondamentale è non incorporare aria all'interno del nostro prodotto, quindi dobbiamo usare un frullatore a velocità molto bassa. Ultimo passaggio, andiamo a versare la panna a filo, panna ovviamente fredda. Abbiamo una texture liscia, non abbiamo bolle d'aria. Versiamo il nostro prodotto all'interno di un contenitore, assicuratevi che non ci siano grumi, eventualmente se ce ne fossero basta passarlo al setaccio. Lo appoggiate in frigo per circa 10 ore e poi il prodotto è pronto per essere dressato in sac à poche l'indomani. Pan di Spagna alle erbe: farina, zucchero, menta fresca, olio di semi, latte e tuorlo. Andiamo a versare all'interno di una caraffa il latte, l'olio e le uova, poi in ultimo la farina. Quindi andiamo a frullare il nostro composto inserendo la menta a piccoli step. Andiamo poi a inserire la farina, andate in 2 step. Aggiungiamo la parte restante di farina. Abbiamo frullato il nostro pan di Spagna, lo andiamo a versare su una teglia, delicatamente con cura andiamo a stenderlo su tutta la nostra teglia. Cottura in forno a 200 gradi 7 minuti. Siamo arrivati all'ultimo passaggio, l'ultima ricetta per poi arrivare finalmente al nostro dessert: purea di mirtillo, cioccolato bianco, zucchero, gelatina, yogurt e panna. Iniziamo con della panna liquida, andiamo a versarsi all'interno dello zucchero, andremo a scaldarla in microonde. Una volta scaldata in microonde andremo ad aggiungere la gelatina che ci serve per far sì che la nostra panna cotta stia in piedi. Andiamo a inserirla all'interno di una caraffa. Mettiamo, come vi ho detto prima, la gelatina, mi raccomando sempre di vedere che vada a sciogliersi. In serie poi aggiungiamo cioccolato bianco, andiamo ad aggiungere lo yogurt e andremo a frullare. Frulliamo sempre delicatamente, dolcemente e andiamo ad aggiungere la nostra purea di mirtillo. Vedete che bel colore, la nostra panna cotta, cioccolato bianco e mirtillo. Andiamo quindi a versare ora il nostro composto all'interno del colino. Stampo, finger, andiamo a colare fino a metà stampo perché poi dovremo inserire l'inserto. Abbattitore mezz'ora o congelatore un'ora, un'ora e mezza. Abbiamo tirato fuori lo stampo dal battitore, adesso il prossimo passaggio è andare a inserire l'inserto al mirtillo. L'inserto mirtillo è quello che avevamo fatto prima, per praticità l'abbiamo semplicemente tagliato a metà. Andiamo a inserirlo nel centro del prodotto, andiamo a chiudere con la restante panna cotta che avevamo avanzato prima. In
questo caso non abbiamo bisogno di sbatterlo perché il nostro prodotto è già semiliquido. Ultimo passaggio, il pan di Spagna che abbiamo cotto prima, l'abbiamo coppato tramite un cutter che si trova all'interno del nostro stampo e lo andiamo ad adagiare sul fondo del nostro prodotto. Una volta finito, in abbattitore per almeno 5-6 ore o congelatore almeno 10-12 ore. Andiamo a mettere la nostra panna cotta al mirtillo con l'inserto al mirtillo. Andiamo a mettere poi la namelacca al cioccolato bianco e yogurt. E mettiamo il crumble al pepe, mirtilli freschi, le gelatine di lampone, il gel al mirtillo, un po' di polvere di yogurt per decorazione, croccante al cioccolato sempre da decorazione, le foglie di menta brasiliana. Poi abbiamo semplicemente dei decori in cioccolato che vanno a chiudere il nostro dessert. La nostra panna cotta è pronta, abbiamo realizzato il dessert al piatto, spero vi piaccia, spero che sia ripetibile a casa. Ovviamente vi aspetto qui da Radici volentieri sia per assaggiarlo che per conoscervi. Buona giornata!